Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Il narcisista e i suoi colori preferiti, quali sono? Ci sono 4 colori che A.J. Tudor associa al narcisista e mi dirai se li hai osservati anche tu, per esempio, indosso a certe personalità. Ho già detto cosa penso in realtà di Tudor, che si dichiara narcisista e avrebbe una diagnosi di narcisismo. A maggior ragione questo non è sempre la migliore patente per parlare di narcisismo, a mio avviso, perché un narcisista non ha una grande capacità introspettiva, non sempre ha una capacità di introspezione. Utile la testimonianza di un narcisista quando si tratta di esperienze di vite, anzi utilissima, ma se davvero c'è un disturbo narcisistico di mezzo è comunque bene prendere ogni cosa con le dovute pinze. Poi leggendo quello che scrive Tudor sembra molte volte la replica di cose orecchiate altrove in un linguaggio fin troppo scarno e riecheggiante. Tudor, stranamente, quando parla di colori del narcisista mi sembra fin troppo romanzesco, tanto che mi chiedo se sia sempre la stessa penna che scrive. In ogni caso, i 4 colori che Tudor indica e che lui associa al narcisista mi sembrano azzeccati, non tanto per le cose che esprime in un linguaggio appunto piuttosto romanzato, ma perché nel lato più pratico trovo che siano i colori effettivamente più indossati, per esempio nell'abbigliamento di un narcisista e soprattutto di una donna narcisista. Preciso e premetto che chiaramente non tutti coloro che indossano questi colori devono essere per forza dei narcisisti e nemmeno che tutti i narcisisti devono per forza usare sempre questi colori. Si parla di inclinazione, di una certa diffusione nell'uso dei colori che io personalmente ho notato e non so se per casualità, insomma, anche Tudor associa questi stessi colori narcisisti. Lui non parla di abbigliamento, su questo ne parlo io. Ci sono studi di psicologia sui colori e l'abbigliamento in relazione alle diverse personalità e temperamenti. Per esempio, il rosso viene associato spesso a temperamenti passionali, estroversi, ma anche aggressivi. Quindi iniziamo appunto dal rosso, che sembra essere un colore davvero amatissimo, soprattutto dalla donna narcisista e istrionica. Quindi maglioni e abiti rossi, occhiali rossi, giacche rosse, rossetto rosso sgargiante o rosso sangue, unghie laccate di rosso, rosso carminio. Il rossetto colore rosso sangue è un classico, così come le unghie laccate di rosso, rosso sempre sangue o carminio. Non per dire che tutte le donne che vestono così o usano questi colori nel proprio corpo siano narcisiste, ma le donne narcisiste adorano comunque spesso e volentieri il rosso e usano moltissimo il rosso in ogni modo possibile, soprattutto nel corpo, appunto. Il bianco è un altro colore adorato dalla donna narcisista, quindi giacche bianche, giroccolli bianchi, pantaloni bianchi e idem l'uomo narcisista. Va tenuto conto in ogni caso dei contesti in cui si usano certi indumenti e certi colori, perché è chiaro che, per fare un esempio, se si usa il nero a un funerale è abbastanza indicato e sarebbe un pochino fuori luogo invece il rosso. Quindi il contesto è importante anch'esso per rilevare il significato del colore che si usa. E poi il colore oro. Anche questo lo indica Tudor e l'oro in generale. Aggiungerei, i narcisisti sembrano tante volte infatti impazzire per l'oro, anche perché del resto è espressione di ricchezza. E anche il colore dei capelli sarà oro, una donna narcisista, capelli oro, anche là dove magari il colore non si abbini molto al colore scuro della pelle, per esempio, o al colore molto scuro degli occhi. Andiamo al nero, un optional, molto usato in alternativa agli altri colori, sempre dalla donna narcisista, ma anche dall'uomo narcisista. E la donna narcisista userà il nero molte volte abbinato al bianco o al rosso. In generale, però, l'uomo narcisista tende a seguire maggiormente certi canoni di eleganza classica o casual ed è generalmente la donna narcisista ad abbandonarsi a versioni più istrioniche nell'uso dei colori. Sappiamo, credo ormai tutti bene, come all'istrionico si associ il piacere di attirare l'attenzione anche con modi che possono includere l'abbigliamento, si dice appunto istrione a chi ha atteggiamenti plateali, richiamando
le attenzioni con modi di fare e talvolta di presentarsi. L'enfasi certamente nell'eloquio, ma anche l'abbigliamento fa spesso la sua. Ti abbraccio forte, sempre felice di leggerti, di averti tra noi, anzi felicissima, ti abbraccio forte, ci sentiamo presto, ciao, ciao ciao.